Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio parlare di un problema che è sempre più diffuso, soprattutto diciamo oggigiorno, ma non solo adesso, solo che adesso possiamo affrontarlo, magari 15 o 20 anni fa era un po' più complicato, che è il problema del cavallo che è allergico alla puntura degli insetti. Molti che frequentano i miei corsi e con cui ho contatto mi parlano di questi cavalli che hanno problemi con la puntura degli insetti o diciamo con allergie in generale, perché poi vedremo fra un attimo che a volte non è solo un problema di insetti. Personalmente, è uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo video, ho visto affrontare questo problema in tante maniere. E a me personalmente mi sono capitati nell'arco degli ultimi 10 anni 4 cavalli, lei è il quarto, che avevano questi problemi. È un problema serio perché è un problema che veramente crea dei grossi danni al cavallo, soprattutto nel periodo estivo dove ci sono tanti insetti. Ci sono dei cavalli che sono più allergici ad esempio ai tafani, altri che sono allergici ai moscerini, altri che sono allergici alla puntura delle zanzare. Ecco, gli creano veramente dei problemi devastanti perché il cavallo dimagrisce, perché sta sempre in agitazione, appena sente il volare degli insetti di qualsiasi tipo, ovviamente lui non è che sa che questo gli dà noia e quello non gli dà noia, comincia a agitarsi, si rotolano continuamente in terra, tipo per esempio quello che faceva lei. È un problema perché poi dopo si grattano, cominciano a farsi delle piaghe ovunque, sotto la pancia, nei fianchi, dove si arrivano, si mangiano proprio a sangue. Quindi ci sono tutta una serie di soluzioni, tra il tenere il cavallo nel box di giorno quando ci sono più insetti, fare attenzione a quando metterlo fuori, perché poi in alcune regioni ci sono, soprattutto nel momento in cui c'è il tramonto oppure quando sorge il sole. I cavalli veramente soffrono tanto, ci sono delle soluzioni, diciamo per così dire, meccaniche. Vieni un po' più in qua, Flo, vieni, un pochino più indietro, bravo. Esatto. Ci sono delle soluzioni per così dire meccaniche, tipo le coperte, vari tipi di coperte colorate in maniera diversa, perché facendo degli studi hanno visto che alcuni tipi di coperte con alcuni disegni tengano più lontano certi tipi di insetti. Cioè veramente c'è una marea di studi su quella roba là, che più o meno qualcheduno funziona, qualcheduno no. Poi è chiaro che sono cose che magari vanno sperimentate, perché magari nella mia regione c'è un certo tipo di insetto e allora quel tipo di coperta funziona, in un'altra non c'è, ce n'è un altro tipo e non funziona. Però diciamo alla fine del giro si chiamano soluzioni meccaniche perché difendono in qualche maniera dalla puntura dell'insetto, però diventa complicato comunque quando io devo montarlo il cavallo, comunque quando devo lavorarci da terra, in campo, devo andarci a fare una passeggiata, può diventare veramente complicato, e quindi io mi ritrovo un cavallo che nel periodo dell'anno in cui magari potrei divertirmici di più insieme, mi ritrovo a invece affrontare quotidianamente una marea di problemi legati a questo aspetto qua. E purtroppo chi di voi ha il cavallo sa benissimo che i vari prodotti che si danno per tenere lontani gli insetti, via via che passano gli anni diventano sempre meno efficienti, e quindi si riesce sempre meno a tenerli alla lontana con questi spray. Alcuni di questi spray funzionano un pochino di più, altri un pochino di meno. Ci sono varie soluzioni che io le chiamo le soluzioni del nonno, no? Cioè che sono un po' soluzioni improvvisate, metti l'aceto insieme all'aglio, io gli do l'aglio da mangiare, e tutta una serie di soluzioni di questo genere qua. Alcune hanno magari anche dei risvolti scientifici, e altre invece sono semplicemente inventate, e magari su un cavallo ha funzionato per qualche miracolo e si pensa che vada bene anche su altri. Mi viene in mente per esempio mettere l'aceto, no? L'aceto insieme ad altre sostanze, e funziona su alcuni insetti, su altri non funziona, perché si è scoperto per esempio che l'aceto attira le mosche, quindi è veramente un casino stargli dietro a questa roba qua. Fondamentalmente io per ora quello che
diciamo, ho trovato come soluzione più efficace è quella dei vaccini. Sono dei vaccini che vengono fatti con il sangue del cavallo, quindi prima viene preso il sangue al cavallo, viene analizzato e viene determinato a quali tipi di insetti è allergico quel cavallo lì. Dopo viene fatto il vaccino sempre utilizzando il sangue del cavallo, il suo sangue, ok? E devo dire che per ora su quei 4 casi che mi è successo, ma io parlo di quelli che ho visto io con i miei occhi, poi chiaramente il veterinario mi ha raccontato quelli che aveva visto lui, altre persone che conosco mi hanno raccontato i loro, io vi posso parlare dei miei 4 casi e devo dire che su 4 casi, lei è il quarto, tutti sono andati a migliorare. L'unica è lei che ancora non posso dirlo, semplicemente perché abbiamo iniziato giusto da 1 mese e mezzo, 2, qualcosa del genere. Gli altri sono andati tutti nettamente a migliorare. Chiaramente non è che in tutti i casi si va a risolvere al 100%. Noi abbiamo avuto un caso di questi che invece è stato risolto al 100%. Okay? Cavallo che si mangiava vivo, che era veramente inguardabile nel periodo estivo, nell'arco di 3 anni abbiamo smesso di fargli il vaccino perché non ce n'era più bisogno. Il cavallo adesso sta bene, è laggiù, forse si riesce a vedere anche da lontano, comunque è un'altra velignese che sta benissimo. Okay? Allora, la questione qual è? È che questo è un vaccino che va fatto per il cavallo al cavallo, nel senso che devo prendere il suo sangue, devo farlo analizzare, devo tirare fuori quelle cose a cui, quell'animale a cui lui è allergico e poi fanno specificatamente il vaccino per quel cavallo, non è che poi dopo lo posso dare a un altro cavallo. E c'è un protocollo che funziona con una serie di punture che vengono fatte nel periodo dove non c'è quell'insetto. Vi spiego meglio. Una volta che avete fatto il prelievo del sangue, mandato al laboratorio, fatto tutte le cose che devono essere fatte, vi arriva poi questa busta qua o qualcosa di simile in cui c'è una scatolina di questo genere dove ci sono delle fiale così, vedete, una è rossa, una è verde, perché il protocollo di somministrazione è un protocollo che va a questa maniera. Ora vi faccio vedere questo caso specifico qui. Se riuscite a leggerlo, praticamente al giorno 0 io faccio 0,1 ml, poi dopo una settimana 0,3, dopo 14 giorni 0,5, dopo 21 giorni 0,7, dopo 28 giorni 1 e via di seguito. Questo per una fiala con un colore, in questo caso verde, e poi quest'altro protocollo per la seconda fiala che è rossa, e va avanti un bel po', perché voi dovete considerare che qui c'è scritto questo è il giorno 0, poi dopo una settimana, quindi siamo già a 15 giorni, dopo una settimana siamo a 20 giorni, dopo una settimana siamo a 28 giorni, poi c'è dopo 2 settimane, quindi da 28 devo aggiungere 15 giorni, altri dopo 2 settimane e via, quindi è una cosa che va avanti per un po' di settimane, un po' di tempo, e non basta un anno, ok? Quindi anche nel caso in cui funzioni è una cosa che va perseverata nel tempo. Allora, quello che ho visto io è che se la fortuna mi assiste e funziona come negli altri casi, di solito già dal secondo anno si vede un netto miglioramento. La difficoltà a volte sta nel fatto che questo protocollo di iniezioni va iniziato a fare nel periodo dove il cavallo non è punzecchiato da quei tipi di insetti che gli danno fastidio. Per esempio, nel caso della Flora, lei è diciamo allergica alle zanzare e ai tafani un po' meno che alle zanzare, quindi abbiamo dovuto aspettare a gennaio, quando qui è cominciato ad arrivare il freddo intenso che ha fatto sì che le zanzare sparissero. Prima non lo potevamo fare, anche se non c'erano più i tafani, avremmo potuto iniziare a farlo per esempio a ottobre o a novembre, tipicamente in novembre, non l'abbiamo potuto fare perché avremmo inficiato l'efficacia sulla parte delle zanzare, perché succede che io gli do una somministrazione del vaccino nel mentre che c'è ancora la sollecitazione dell'animale, del
dell'insetto che lo pinza, e quindi in quel caso lì va a annullarsi l'effetto, perché funziona un po' come quello negli esseri umani, quel protocollo che negli esseri umani serve per evitare di morire di shock anafilattico se ci punge una vespa, per esempio. Se qualcuno di voi, o anche tu che mi ascolti, sei allergico alle vespe, sai che c'è un protocollo che può essere fatto per depotenziare, desensibilizzare la reazione allergica alla puntura della vespa. Ecco, funziona un po' alla stessa maniera, no? Cioè, se qualcuno di voi l'ha fatto, quel protocollo lì, non l'abbiamo fatto, però abbiamo una nostra amica che lo sta facendo già da un bel po' di tempo, credo che sia un annetto e mezzo, 2. Praticamente si tratta di fare delle punture di una piccolissima dose del veleno della vespa a distanza di tot giorni l'una dall'altra, e viene incrementato questo veleno un po' alla volta, in modo che il corpo riesce diciamo ad abituarsi, ecco, che parlando terra, abituarsi a questo veleno, in modo poi dopo da depotenziare la sua reazione allergica, perché è una reazione allergica a tutti gli effetti, al momento della puntura con la dose piena dell'insetto che ci punge. Funziona più o meno alla stessa maniera nel caso dei cavalli. È una cosa analoga, e diciamo che ovviamente nessun veterinario vi dice che funziona al 100%, perché anche noi nel nostro caso abbiamo visto che ci sono state situazioni, diciamo, che non sono andate tutte al 100%, ma tutte sono migliorate anche notevolmente. Probabilmente ci saranno anche dei casi in cui è acqua fresca e non fa assolutamente niente, però mi sembrava importante portarvela come informazione, perché mi è capitato in diverse occasioni di avere di fronte persone che non sapevano assolutamente che c'era questa possibilità. Magari non gli era stata nemmeno suggerita dal loro veterinario, o perché non lo sapeva, o perché non gli è venuta a mente, oppure perché magari il cavallo è vecchio, dici ma cosa ti metti a spendere, il cavallo vecchio. Per quanto riguarda la spesa, siamo intorno ai 500 euro ogni volta che si fa il vaccino, cioè nel senso 500 euro l'anno, no? Ogni puntura. Quindi diciamo che poi chiaramente varia questa cifra, no? Cioè, 6-7 anni fa non costava come adesso, costava meno, però più o meno adesso siamo su quella cifra lì, e dovete considerare che non è una cosa che fate un anno e via, quindi è possibile che magari vi capiti di doverlo rifare anche per 3, 4 anni, 5 anni, non si sa. Se uno è fortunato, dopo 2 o 3 anni finisce tutto lì, se uno è sfortunato magari deve continuare a fare più a lungo. Tendenzialmente le cifre sono quelle, e tutto sommato, rispetto a spendere soldi in coperte che si strappano appena il cavallo si rotola, in spruzzini magici che promettono di durare 15 giorni e poi durano 2 ore se va bene, e tutto il patema d'animo, no? Di dover avere un cavallo che è sempre agitato e che dimagrisce, perché poi dimagriscano i cavalli quando stanno male a quella maniera là, ecco, sinceramente sono soldi meglio spesi, se servono a qualcosa. Quindi ognuno di voi poi dopo deve fare le prove, verificare se dopo 2 anni magari non vede che cambia assolutamente nulla, insomma deve interfacciarsi un po' con il vostro professionista di riferimento, magari rifare l'analisi, vedere se magari è insorto qualche altro allergene, perché potrebbe essere che non è più allergico alle zanzare e alle mosche o ai tafani, e magari è allergico ai culicoidi, che sono quei moscerini piccolini che ronzano tutti insieme, che a volte danno fastidio, entrano nell'occhio anche a noi, quelli si chiamano culicoidi, no? Quindi magari ha smesso di essere allergico a uno e inizia a essere allergico a un altro. Noi non lo sappiamo, continuiamo a fargli lo stesso vaccino dell'anno prima o di 2 anni prima per le stesse cose, quelle cose le abbiamo debellate e diamo la colpa al vaccino, ma in realtà non sta funzionando perché non è rinnovato, no? Cioè non è un vaccino che è stato aggiornato con le nuove cose a cui il cavallo è allergico. Le allergie arrivano anche per l'alimentazione. Okay? Ci sono dei cavalli che sono allergici a alcuni tipi di cibo, per esempio mi è capitato un cavallo che era allergico all'erba medica, altri cavalli che anni fa ci è capitato questo cavallo che gli si fece fare le prove allergologiche, mi ricordo il proprietario era distrutto perché era più le cose a cui era allergico che quelle che poteva mangiare. Ecco, in quei casi lì dovete veramente raffrontarvi con il vostro professionista e riflettere bene
cosa potete fare per aiutarlo, perché l'alimentazione uno dice vabbè la tolgo quel tipo di pianta, ma non è sempre così facile toglierla, perché se si tratta di erba medica è facile, la riconosco, so che quella è una balla di erba medica, non gliela do. Ma quando si parla di alcuni tipi di graminacee particolari che possano nascere anche come piante infestanti nel campo dove poi dopo viene prodotto il fieno, quello magari mi ce lo trovo dentro e non è che io lo so e vado a levare la pianticella perché la riconosco. È anche vero che il fieno, siccome viene essiccato, tante volte depotenzia tantissimo l'effetto, diciamo, di fastidio che genera quel tipo di erba, ok? Perché le tossine che danno fastidio al cavallo e che ci sono all'interno della pianta vengono ridotte drasticamente nel processo di essiccazione. Però se il cavallo sta al prato potrebbe essere che la mangia e allora in quel caso lì gli dà noia. Lì, in quel caso lì si può pensare lo stesso a fare un protocollo di sensibilizzazione, è un pochino più complicato, però in quel caso è sempre, io vi consiglio sempre di parlarne col vostro veterinario. Se il vostro veterinario non lo sa questa cosa qua, perché è possibile, no? Cioè nel senso, la scienza va avanti, sono un sacco di innovazioni, magari non gli è capitato ancora di affrontare un problema del genere, quindi non si è messo a trovare una soluzione, magari fategli vedere questo video, suggeritegli di provare a fare a questa maniera qua. Se avete bisogno di informarvi magari un pochino in maniera più dettagliata, io non ho nessun tipo di problema a passarvi il numero di telefono dei miei 2 veterinari che ci seguono ormai da tanto tempo, l'avete sicuramente visti, ci ho fatto anche dei video insieme, che sono il dottor Enrico Becuzzi e Valentina Stanco, e loro ne seguono veramente tanti di questi casi qua, per cui ecco, non ho nessun tipo di problema. Non è un video sponsorizzato da loro, lo faccio solamente perché se il vostro veterinario magari ha bisogno di informazioni più dettagliate, io gli passo il numero di telefono del mio di veterinario, si parlano fra di loro, si trovano d'accordo su quale ad esempio laboratorio mandare il sangue, perché non tutti i laboratori sono abilitati per fare questi tipi di verifiche qua. So che fino a qualche anno fa ce n'era uno non mi ricordo, mi sembra in Germania o in Austria, probabilmente adesso ci saranno anche sul territorio italiano, non lo so questo, però fatto sta che questa potrebbe essere una strada che vi salva il cavallo. Anche per coloro che gli è nato un puledro, si ritrovano un cavallo che ha questo problema e non riescono più a venderlo. Mi è capitato a amici che gli è nato il puledro poi cresce 1, 2, 3 anni, vorrebbero venderlo, non glielo compra nessuno perché ha questo problema qua. È un problema veramente debilitante per un cavallo. Magari facendo una cosa di questo genere il problema sparisce e il cavallo si vende. Spero di avervi dato qualche informazione che non sapevate, che questo video lo trovate utile. Se avete degli amici che sapete che hanno questo problema, condividetelo. Se vi piacciono questi video fatemelo sapere con un like, con un commento, e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide in a world so vast.